Toto, hai dato da bere al cavallo? E come no, gli ho messo 2 bicchieri di vino dentro le froce del naso. Figure di mosse magna la strada. Noi andiamo avanti soli, Sì, ma non corri tanto che io ho paura. Sta attenta all'automobile, noi te veniamo appresso, passa per Grottaferrata. Si mette merzale sulla coda. Monta Nanni che mo noi si sbagliamo, zitti zitti. Guarda che sole, che sortito Nanni, che profumo di rose, di garofoli e panzè. Questa è la malvasia del Lazio, quindi la malvasia puntinata. Quando abbiamo iniziato abbiamo trovato questo sistema di allevamento e abbiamo detto ma che sistema di allevamento del cacchio, quindi un cordone speronato alto. Ma il problema è che fa questi capiti così alti, dritti, no? Quando arriva il vento questo li inizia a scuotere così finché non li stacca. Li rompe e quindi se ti rompe questo ti sei perso questi grappoli. È il Trebbiano verde, okay. E lo stiamo allevando a Guyot classico, okay. Monolaterale, cioè con un capo a frutto solamente e uno sperone di rinnovo. Sono state abbandonate, sono state potate da chissà chi, vedete comunque i tagli, io sto cercando di fare dei tagli di ritorno, quindi sostanzialmente io mo ripartirò da qui, vedi, con queste 2 gemmette e io l'anno prossimo riuscirò a recuperare questa pianta e a tornare indietro. Il cesanese abbiamo deciso di allevarlo invece ad alberello. Questo è un alberello stile pugliese, cioè aperto a V, cioè solamente con 2 speroni produttivi e con 4 germogli. Stop, finita la produzione a pianta, per cui staremo intorno agli 800, massimo 1 chilo di uva per ceppo. L'idea è quella di avere una maturazione più omogenea possibile in pianta. Sto facendo un lavoro di recupero di queste vigne, perché vedi pure questo, guarda i tagli, taglio. Qua sotto ci sono dei coni di disseccamento, probabilmente la pianta a un certo punto... Bella mutilata, ecco. Mo dobbiamo sperare che qualche gemmetta, come è successo pure qua, esca da sotto. Prima non c'erano questi fili, quindi il vigneto stava solo così e poi man mano col peso delle cose questo ad esempio non si legava a questo, okay. Ma scendeva e stava così. Okay. Per poter passare sei costretto a tagliarli, fare una mutilazione così a una pianta la manda in stress. Lei dice io sto vivendo uno stress, non so se mi riesco a riprodurre, quindi devo dare tutto al frutto per sbrigarsi. Ovviamente una maturazione così veloce non porta in dote buone cose per la cantina, esatto. Allora abbiamo messo questi pali di legno, immaginate quanta microbiologia vive nelle cortecce, nelle cose, quindi ancora si lavora sulla possibilità di avere molti insetti, molte cose, molta varietà all'interno del vigneto. L'alberello non è nient'altro che un cordone speronato molto più piccolo, ma che espone la pianta a livello proprio di esposizione dei grappoli e della vegetazione a 360 gradi rispetto a una spalliera. Chiaro. Cioè, quanto è importante quello che fai in una zona del genere, soprattutto fra scadi, no? Allora io non sono tanto d'accordo sul fatto che è stata rovinata come tutta l'agricoltura in Italia, nel senso che noi purtroppo abbiamo iniziato a fare agricoltura seguendo lo stesso approccio che abbiamo con la medicina, quindi curo il male ma non capisco il perché arriva quella situazione di sbilanciamento, perché quando c'è un'infezione di una malattia fungina, okay, è perché tu hai creato un disequilibrio all'interno del tuo orto, del tuo vigneto, del tuo oliveto. Quindi è chiaro che creando questo sbilanciamento provochi delle cose troppo strane. Ma se tu tieni tutto in equilibrio, la natura sa quello che deve fare. Perché comunque per fare questo poi non è soltanto, che ne so, potare la vigna, lasciare lo sperone, è anche svegliarsi la mattina, parlare con un ragazzo che lo fa anche come te. La gestione dei vigneti è in biologico, per cui nessun tipo di diserbo, nessun tipo di prodotto di sintesi per quanto riguarda la difesa della vite. Stiamo cercando di abbassare il rame il più possibile perché il rame non è un buon affare, noi facciamo agricoltura biodinamica, quindi per noi dare rame che poi mi precipita sul terreno non è una cosa che ci fa sentire a posto. Non siamo in biodinamica, no, non siamo neanche biologici, non siamo certificati in niente,
perché Però coltiviamo assolutamente più tutto naturale. biologicamente. Facciamo sovesci, un filare sì, un filare no, alterni, a filari alterni. Il fatto che adesso va la biodinamica, Sì, quindi adesso va il prodotto cavalca. così, noi facciamo la biodinamica. Ma sapete cos'è? Sì, Cioè, sì. io non lo so cos'è la biodinamica, no? Molti non Mi lo sto sanno. documentando, è complicatissimo. Dal mio avviso l'enologia è venuta fuori negli anni 70, è venuta fuori. Questo è cornoletame fatto da Carlo Noro, grande altro maestro che ci guida nella biodinamica. Sì, questo è un inoculo incredibile che tu fai al terreno di microbiologia. Terra viva, per la terra poi. Sì. tra l'altro. Questo è il letame di mucca che viene raccolto, messo nel corno, messo sottoterra per 6 mesi, 7 mesi. Adesso si è capito perché bisognerebbe intervistare Michele Lorenzetti insieme a Carlo, che hanno fatto un progetto all'Università di Padova, e quindi il letame matura e si trasforma in quello che poi diventa cornoletame. Ok, quindi proprio... Questa intuizione di Steiner è assurda, perché non si sa come lui abbia avuto questa intuizione, e per la prima volta abbiamo degli strumenti scientifici, grazie a Michele e Carlo, su che cos'è veramente e il perché si trasforma in questa maniera. A me interessa più relazionarmi con gli altri e mi interessa pure andare oltre a pensare al vino naturale. Io l'avevo interpretata come questa ipertrofia dell'osservazione e della sovrapposizione di lenti deformanti e della riflessione sulla relatività delle lenti deformanti rispetto all'osservazione dell'oggetto, e a un certo punto io mi metto dalla parte mi ricordo benissimo della tribù. Però è interessantissimo come nella narrazione di questa neururalità ci sia poi tutta questa retorica. Noi dovremmo anche liberarcene un pochino, o no? Quando ti abbiamo messo la telecamera davanti hai cambiato tono completamente, non te ne sei neanche accorto. Cioè sei entrato in quest'idea del racconto, del racconto che, no, sai, quando metti il riflettore su qualcosa, mio figlio dice che gli antropologi uccidono la cultura, perché nel momento in cui mettono il riflettore si perde. Tu sei alla ricerca di un'identità, cioè noi ogni tanto abbiamo questa sensazione... Sì, che ancora non ti sei ammorbidito davanti a noi, no? Questo? Sì. Cioè, che... Easy, tranquillo, fa salta, balliamo, o balla valzer. Cioè, così, capito come? Dammi questa. Bravo. Lei. Io un po' più easy. Poi ci dobbiamo intanto aprire un po' di vino. Come al solito con me si finisce sempre a tavola. Sì, preparate. Però tanti, ricordati sempre. Armando, ti prego, siediti. Pensare che ci sia qualcosa da dire attraverso il vino, che è un prodotto eloquente, il vino può parlare, purtroppo il pomodorino non riesce a farlo, ma sarebbe bello che lo riuscisse a fare anche un fagiolino. Sì, va bene. Ciao, ciao. Diciamo che la parmigiana di melanzane è sempre molto urgente, secondo me è una cosa molto urgente, cioè importante. Cioè, quindi era giusta la risposta, hai fatto bene Alfredo. Questo è il nuovo iPhone 15, quello che è uscito, no? L'X Pro. Sì. Bello, bello. Prendiamo il sole, parliamo, andiamo alla fontana. Per rinfrescarvi. La munizia che ci buttano dentro. Alla fontana? Sì. Piena, veniva fatta scendere piena, poi veniva portata su vuota, presumibilmente. Allora facevano scendere ragazzi. Questa veniva portata su vuota e poi veniva riempita con la bomba. Tutto il vino faceva. Pensa che roba. No, altrimenti moriva qualcuno sotto la botte. Se sapessi quante volte in questi mesi che ho pensato, ti ho chiamato Marino, Marino, voglio Marino. Spiacente signora, Marino è terminato, abbiamo sto frascati asciutto che è buonissimo. No, guardi, lei non può capire.